Allora, quella che vi racconto oggi non è la solita storia di uno smartphone. No, questa è la saga dello StoneX One. Una storia che parla di ambizioni enormi, di un'attesa pazzesca da parte del pubblico e di un crollo tanto veloce quanto spettacolare. Insomma, un capitolo davvero incredibile della tecnologia italiana. E per capire bene questa storia partiamo proprio da qui, da una delle promesse più forti, più esagerate. Pensateci, una fotocamera degna di una reflex. Bastò questa frase per accendere la fantasia di migliaia di persone e, di fatto, per preparare il palco a un dramma che nessuno si sarebbe mai aspettato. E tutto comincia da un'idea, un sogno. Siamo nel 2013 e un personaggio molto famoso in Italia, Francesco Facchinetti, decide di fare una cosa folle, buttarsi a capofitto nel mercato degli smartphone. Un mercato già dominato da colossi, E l'idea di base, diciamocelo, era potentissima. Mette insieme l'orgoglio di un prodotto italiano con una tecnologia al top. Lo StoneX One non doveva essere solo un telefono, ma un vero e proprio simbolo. Il simbolo che anche l'Italia poteva sfidare i giganti del mondo, offrendo il massimo della tecnologia a un prezzo onesto. E quel sogno così ambizioso, nel giro di pochissimo, diventa un vero e proprio fenomeno. Adesso entriamo nella fase in cui l'entusiasmo per questo progetto è letteralmente esploso, raggiungendo dei livelli che, onestamente, erano quasi difficili da credere. Le promesse ovviamente hanno alimentato questa attesa pazzesca. Attenzione, non si parlava di un buon telefono, no, si parlava di un dispositivo che doveva rivoluzionare tutto, specifiche da urlo, un processore potente come quello dei top di gamma e quella famosa fotocamera professionale, il tutto a un prezzo che sembrava un regalo. E la risposta del pubblico? Travolgente. Guardate questo numero, 150.000, non sono like, sono preordini. Si era partiti da una base già incredibile di 18.000 e poi la richiesta è esplosa, una cifra enorme che fa capire quanto quel sogno italiano avesse davvero colpito nel segno. Ed eccoci alla domanda chiave. Con un successo del genere, con tutto questo entusiasmo, com'è possibile che sia andato tutto a rotoli? Ecco, questo è proprio il punto di svolta della nostra storia, il momento in cui la favola bellissima inizia a mostrare le sue prime profonde crepe. Ok, iniziamo a guardare cosa non ha funzionato, perché dietro a quell'enorme successo di facciata si nascondevano delle sfide gigantesche e soprattutto una decisione strategica che si rivelerà purtroppo fatale. La scelta di dare in mano tutta la produzione a un solo partner, l'azienda cinese Amoy, fu il primo grandissimo errore. Certo, sul momento poteva sembrare la cosa più logica per gestire tutti quegli ordini, ma concentrare un rischio così enorme su un'unica azienda, si rivelerà una mossa disastrosa. A un certo punto l'azienda si è trovata letteralmente sommersa dalla sua stessa popolarità e per gestire questa valanga di ordini hanno dovuto inventarsi qualcosa per prendere tempo. La creazione di edizioni limitate, come la Marconi o la Dante, non era solo marketing, ma un modo per spalmare le consegne e, cosa fondamentale, guadagnare tempo per pagare la produzione. Un segnale chiarissimo che la situazione stava sfuggendo di mano. E dalle crepe si arriva alla rottura totale. Questa è la parte più drammatica della storia, il momento esatto in cui il sogno si è infranto, in modo improvviso e senza possibilità di ritorno. Questa timeline è pazzesca, fa capire la velocità del disastro. In sole 2 settimane è finito tutto. La produzione era appena partita quando Amoy, il loro unico partner, fallisce. E il peggio è che non si ferma solo la produzione. Amoy si tiene tutto, i telefoni già pronti, i progetti, tutto il lavoro fatto. Per StoneX è stata la fine. Punto. Le conseguenze? Un disastro totale. Niente telefoni da spedire, niente progetti per poter ricominciare, niente pezzi di ricambio, niente assistenza. Ogni speranza di aggiornamenti o di risolvere problemi software svanita nel nulla. StoneX si è ritrovata con le mani completamente vuote e migliaia di clienti con lei. E ora, a disastro avvenuto, proviamo a capire cosa si può imparare. Ed è interessante, perché lo stesso Facchinetti, anni dopo, ha fatto un'analisi molto onesta di quello che secondo lui è stato l'errore più grande di tutti. Il vero problema alla fine è stato questo, lo storytelling eccessivo, che significa costruire una narrazione, una storia talmente esagerata da diventare una promessa che non si può mantenere.
Creare questa epopea dell'azienda italiana che sfida i colossi del mondo ha creato delle aspettative altissime, rendendo la caduta ancora più rumorosa. E questa frase di Facchinetti è il cuore di tutta la lezione. Ammettere che la storia costruita intorno al progetto era troppo grande, troppo ambiziosa. Certo, ha attirato tantissima attenzione, ma ha anche scatenato critiche feroci da parte di chi, dati alla mano, capiva che quelle promesse erano impossibili da mantenere. E quindi, quale poteva essere l'alternativa? Probabilmente un approccio più onesto, più graduale. Presentare il telefono per quello che era all'inizio, un progetto basato su un partner cinese, e poi, un passo alla volta, renderlo sempre più italiano. Una strada forse meno eroica, ma di sicuro più sicura. Però, come in tutte le grandi saghe, attenzione, c'è un colpo di scena finale. Perché la storia dello StoneX One, incredibilmente, non finisce con il fallimento dell'azienda. E qui la storia diventa quasi surreale. Anni dopo il disastro, su siti come AliExpress spunta fuori un telefono, un certo Santin Dante. A guardarlo bene, è lui. Stessa scocca blu, stesse identiche caratteristiche tecniche. Era il fantasma dello StoneX One, tornato dal nulla. Sembra la trama di un film, vero? Il progetto, che in Italia era morto e sepolto, è riemerso dall'altra parte del mondo, venduto da qualcun altro. Incredibilmente, il prodotto fisico è sopravvissuto all'azienda e al sogno che l'avevano creato. E tutta questa vicenda ci lascia con un pensiero davvero curioso. Nel mondo della tecnologia sembra che nulla vada mai perso per sempre. Un'idea, un design, un progetto, anche se sono legati a un fallimento colossale, possono trovare il modo di avere una seconda vita, del tutto inaspettata. E chiudiamo proprio con questa domanda, che poi è il nodo di tutta la faccenda. La saga dello StoneX One ci obbliga a chiederci: è stata la ricerca di una storia troppo perfetta a condannare il progetto? Forse, con una narrazione più onesta, avrebbe potuto avere un destino completamente diverso? A voi le riflessioni.